Salve a tutti, io sono Arnameister. Oggi, su richiesta del mio amico Delu, vi farò vedere come fare queste basette desertiche, per Warhammer o per altri wargames. Per fare queste basette vi servirà della sabbia fine, colla vinilica e probabilmente dell'acqua. Partite mettendo in un contenitore un po' di colla vinilica. Quindi ci versate della sabbia, più o meno la stessa quantità della colla vinilica. Quindi mischiate per amalgamare il tutto. Se state utilizzando una colla molto densa vi conviene mettere qualche goccia d'acqua per ammorbidire il tutto. Alla fine il miscuglio dovrà avere più o meno la consistenza di un gelato abbastanza solido, si può dire. Prendete un po' di questo miscuglio con un cucchiaino o una spatolina e mettetelo direttamente sulla basetta. Spargetelo per bene e appiattite il tutto. Volendo potete creare anche dei piccoli dislivelli tra una parte e l'altra della basetta. Su basette grandi viene abbastanza bene. Togliete il materiale in eccesso dai bordi. Ciò che differenzia molto la sabbia da un altro tipo di terreno è il modo in cui interagisce fisicamente con le cose che ci camminano sopra, diciamo. Per rendere questo effetto e quindi rendere meglio questo senso di sabbia, prendete le gambe della miniatura che ci volete montare sopra, o la miniatura intera se l'avete già montata e pitturata, e appoggiandovela sopra incidete 2 solchi in prossimità dei piedi. Dopodiché ripulite bene intanto le gambe in modo che non si solidifichi la colla con la sabbia sulle gambe, dopo non lo togliete più, è un casino. Poi procedete con uno stuzzicadente o un chiodo o qualcosa di molto piccolo a togliere completamente o il più possibile la sabbia dalla superficie dove poi vanno incollati i piedi. Attenti in questo passaggio a calcare per bene la forma dei piedi. Magari guardateci e misurate più volte. Una volta asciutta la basetta, i piedi della miniatura dovrebbero ancora entrare perfettamente nei buchi. Come base per pitturare le basette potete iniziare da un Wraithbone. Io lo utilizzo spray per comodità, ma si può usare benissimo anche a pennello. Scusate se non si vede un granché in questi passaggi, ma ho dei problemi di messa a fuoco con i colori troppo chiari. Quindi procedete dando una mano molto leggera di Seraphim Sepia su tutta la superficie. Se volete vedere altri video di questo tipo, iscrivetevi al canale per non perdere aggiornamenti. Una volta asciutta la lavatura, date una mano a secco di Elder Flash. In alternativa potete ridare del Wraithbone a secco stavolta. In questo modo andate a ritirare fuori un po' di quei dettagli che magari si sono persi dando la lavatura. Non vi resta che fare il bordo del vostro colore preferito e le vostre basette sono finite. Una tecnica semplice, veloce e con materiali reperibili ed economici. Se avete idee per altre basette o volete vedere qualcosa in particolare, scrivetemelo subito nei commenti. Se volete vedere cosa succederà con i modelli che occuperanno queste basette, iscrivetevi per rimanere aggiornati. Sarà un progetto che arriverà a breve sul canale. Ovviamente è possibile creare questo effetto dei solchi anche se avete già montato le miniature sulla basetta, ma così diciamo che è un po' più veloce. In generale è sempre buon uso fare la basetta e il modello separati e poi incollarli alla fine. Io vi invito ad iscrivervi, lasciare un like, condividere il video e questo è quanto, da me è tutto, ci vediamo la prossima volta.